Ok, il Signore può essere il maestro di meditazione. Sì, io lo collego al colore arancione. Vabbè, Ma era come se loro qualche volta secondo me viene così, che loro si dicevano fratello, fratello, fratelli, c'era la parola fratello. va bene. Approfittiamone, Monica, e vediamo la questione della meditazione trascendentale, la MT, di cui lui ha anche ricevuto l'iniziazione. Ci domanda se questa MT fa bene alla sua vita, consapevolezza oppure no. Allora, per lui questa tecnica è stata, quando l'ha scoperta, una grande rivelazione, no? Come se si spalancasse una porta e entrasse una grande luce nella sua vita, perché gli ha proprio permesso di entrare in connessioni con parti di sé che non conosceva, con luoghi di pace che non conosceva. Mm. Ehm, Però diciamo che è come se un qualcosa che è naturale e insito in noi Mhm. venisse afferrato, agguantato da una mano che in questo momento io vedo nera come se indossasse un guanto questa mano, un guanto nero con le punte delle dita verdi, e volesse farne un business. E quindi inizia come a mettere un proprio marchio, una propria impronta e quindi una propria iniziazione. Ehm, Come posso dire, mettendo all'interno di un recinto le persone che seguono questo tipo di tecnica, Mi sembra che è quella dando proposta da David Lynch, no? La meditazione trascendentale, sbaglio? da David Lynch, non lo so. Dicevi, scusami. Ehm, Quindi li fa entrare in questo recinto, che è come un recinto incantato, dove loro possono sperimentare, diciamo così, no, i benefici della meditazione, però poi è come se volesse mantenerli lì dentro, in questo recinto, fatto anche da una serie di passaggi. Ok? Il primo passaggio, per esempio, è proprio il rito di iniziazione. Mm. Poi i passaggi che sono proprio, diciamo così, le tappe della meditazione, ok? Come Mhm. rimanere lì dentro. Mm. Cosa è successo? Che Giuseppe invece è arrivato a voler uscire da questo recinto e a voler quindi passare ad altre misure, diciamo così, no? Un modo diverso di sperimentare la meditazione, che poi non è altro che la connessione con se stessi, con in particolar modo il vero sé, la possibilità di uscire dalla nostra maschera e di connetterci con la nostra vera essenza, vederci come personaggio e connetterci invece con la verità, come se lui adesso avesse bisogno, di maggiore libertà, di maggiore anche decisione e spontaneità. David Lynch, morto nel gennaio dell'anno scorso, era un accanito sostenitore della meditazione trascendentale, in effetti. Chi se ne vuole. Esatto. Quindi, meditazione trascendentale per lui, che fa adesso fatica a meditare, sì o no? Chiedilo a Giada, la sua PS. Non è più tempo di questo, è tempo di meditare accarezzando la testa di un cane, è tempo di meditare facendosi leccare da un gatto.
È tempo di meditare sistemando il giardino. È tempo di meditare a piedi nudi nell'erba mentre poti le piante. È tempo di meditare eh, mentre ti lavi la faccia con dell'acqua fredda. Questo diventa il tuo nuovo spazio di meditazione. È tempo di meditare quando tua moglie abbassa la maniglia della porta, entra e esce dalla porta.